Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Ferrovie e Miniature, io sono Joe e buon anno a tutti e benvenuti in questo primo video dell'anno. Oggi partiamo direttamente con una nuova reaction, anche perché ancora non ho potuto montare il video della costruzione del plastico, ma credo che in questo canale sta piacendo moltissimo questo nuovo format dedicato appunto alla visione o comunque alla divulgazione, alla classificazione di plastici ferroviari del mondo, ed è veramente qualcosa di straordinario. Sono contento che vi sta piacendo questo contenuto e soprattutto continuate a mandarmi qua sotto i vostri suggerimenti di altri plastici che conoscete, oppure venite anche su Instagram a farmi vedere i vostri plastici in costruzione o anche plastici finiti, possibilmente con una qualità video abbastanza accettabile. Detto questo ragazzi, non ci divulghiamo in chiacchiere perché oggi da farvi vedere un po' di cose molto belle e specialmente in particolare un plastico che ho dedicato parecchio spazio in questo video. Vi ricordo ragazzi inoltre che prima di cominciare a vedere questa nuova reaction, se non siete ancora iscritti al canale fatelo in questo momento, attivando anche la campanellina, e divulgate questi video in tutti i vostri social inerenti. Partiamo subito con la visione del primo plastico ragazzi. Siamo in un plastico inglese, l'unico plastico straniero di questa reaction di oggi. Ci tengo a farvelo vedere, mi è stato suggerito da uno di voi, non ricordo il nome, ma grazie di cuore, e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Siamo in Inghilterra ragazzi e siamo nel canale di McKinley Railway. Ovviamente trovate tutti i link dei canali qua sotto, potete andarli a visitare e guardare i video per interi. Questo è solo un suggerimento e andate a vedere i video per interi nei loro canali. Raga, questo mi è stato suggerito da un nostro fan che saluto e ringrazio, ed è veramente un grande suggerimento perché ragazzi questo signore è arrivato al 68esimo episodio della creazione del suo plastico, un plastico del tutto ovviamente in stile inglese ma che ha delle grandi particolarità con la macchina del tempo. Capirete da soli quello che vi sto dicendo perché è veramente qualcosa di straordinario. Andatelo a vedere, ma andiamo a vedere anche alcune immagini in questa reaction. Questa è la stazione ragazzi, è un plastico costruito in un'abitazione privata, quindi si può vedere già dal fatto che siamo in una sorta di mansarda, ed è un plastico specialmente nella parte della stazione con molti livelli di stazioni nascoste e veramente strutturato in maniera assurdissimamente stra bella. La costruzione è veramente particolare, il tutto è stato autocostruito, non ci sono all'interno di questo plastico kit di costruzioni commerciali, si vede proprio palesemente che è tutto fatto a mano. È un plastico, io ho visto altri video del suo canale, andateli a guardare perché sono fantastici, è molto dettagliato, molto attento appunto nei dettagli e soprattutto lo scorrimento dei treni è spettacolare, perfetto. In questo plastico vi dico subito ragazzi che da 1 a 10, cosa che dovete fare anche voi, votate, do un bellissimo 8,5. Potrei aver fatto di più, ma attendiamo i prossimi risvolti dei prossimi video di questo signore perché ci farà vedere altre parti del plastico e magari con riprese un po' più da vicino, un po' più dettagliate. Ma torniamo in Italia ragazzi e torniamo a vedere qualcosa che già conoscevo. Mi è stato suggerito da Adolfo Bellabona, canale linkato qua sotto per andare a vedere i video che sta caricando, un plastico modulare dell'associazione Gas TT che io già conoscevo perché ai tempi di Novegro li vedevo spesso in esposizione. Non conoscevo personalmente i membri, ma conoscevo il plastico che a quei tempi, stiamo parlando di parecchio tempo fa, quando ancora avevo il negozio, era in fase di inizio dello scenario. Ma in questo video possiamo vedere qualcosa di abbastanza recente e devo dire che hanno fatto grandi passi. La scala TT è una scala che in Italia è poco utilizzata, poco conosciuta perché è una via di mezzo tra la scala N e la scala H0. Di questo ragazzi ne parleremo nei prossimi video perché sto preparando per voi quest'anno un po' di novità. Parleremo di classificazioni dei marchi di modellismo ferroviario sia per le aziende che costruiscono edifici o comunque tutti quelli che sono i materiali per la costruzione dei plastici, e poi parleremo anche delle aziende che si occupano appunto della produzione e la commercializzazione dei rotabili. Di questo ne parleremo in un video dedicato, lo sto costruendo, è abbastanza lungo, abbastanza difficile, uscirà prossimamente ma so che vi piacerà. E ovviamente magari faremo anche un video dove parleremo appunto di scale, quali utilizzare, per quale motivo utilizzare determinate scale in base ai propri spazi. Ma ora andiamo avanti a vedere che cosa succede in questo plastico modulare scala TT. Probabilmente qua
era l'esposizione di Novegro 2021, anzi non probabilmente, certamente, e ringraziamo Adolfo Bellabona per le immagini. Parte da questa zona con dei pannelli solari sopra a un anello di ritorno e poi si svolge praticamente in una tratta veramente lunga. Le immagini ovviamente sono un po' mosse perché l'autore aveva la telecamera, si muoveva a piedi, quindi non aveva uno slide, ma ha fatto comunque un'opera eccellente. Guardate, i tagli di collegamento tra un modulo e l'altro sono fatti veramente bene e anche il dettaglio, devo dire, abbastanza accettabile. Raga, vi ricordo sempre che dovete commentare con i vostri voti qua sotto, fatelo perché ultimamente vi ho visto un po' scarseggiare. Sarà stato forse il fatto che siete stati attenti di più al Natale? Ci sta, ma ora le feste sono finite, quindi aspetto i vostri commenti. Guardate che bello anche da questa parte, molto carino questa zona dello scalo con quella piattaforma, e devo dire che è stato fatto un gran bel lavoro. Non è facile trovare tanto materiale Scala TT, però questi signori ce l'hanno fatta. Probabilmente hanno anche autocostruito queste zone, anche perché di FS vi posso garantire che non esiste un bel niente in Scala TT. Anche qui abbiamo dei caseggiati abbastanza, diciamo, rurali, e anche la struttura delle rocce e delle montagne credo che sia fatta veramente in maniera molto eccellente. Veramente sono contento di questo club, è un'associazione. Magari ne potremo parlare più avanti di associazioni e cercare di spingere un po' in base alle regioni italiane, in base alle vostre zone dove vivete, a farvi andare nei club, a iscrivervi per poter collaborare o partecipare a tutte le manifestazioni fermodellistiche. Il mio voto per questo plastico, che già comunque in qualche modo conoscevo, è un voto abbastanza alto, do un bell'8. Possono fare ancora tante cose belle nuove, ci aspettiamo qualcosa di nuovo da questo plastico, ma ora ragazzi andiamo a Schio. Me l'avete suggerito in tanti e in questo video ho dedicato gran parte a questo plastico. Allora, vi dico subito che per quanto riguarda il plastico di Schio ho preso immagini da due canali differenti. Ora non so se sono i legittimi proprietari delle immagini o meno, ma comunque mi sono basato sul fatto che sul canale di Cuore di Schio con 74 iscritti, andatelo a visitare, ho trovato un mondo dei treni in miniatura dove appunto ci sono alcune immagini di questo plastico, dove poi all'interno si vede un giornalista che racconta di questo plastico, che adesso andremo a vedere di chi si tratta, e fa vedere probabilmente uno dei plastici più grandi e più belli d'Italia. Dico punto di domanda, potrebbe essere tra i più belli d'Italia secondo me, ed è secondo me da andare a visitare urgentemente perché è qualcosa di veramente mastodontico e meraviglioso. Andiamolo a vedere raga, perché mi sono informato un po' su questo plastico. È stato costruito diciamo alcuni tracciati in un anno, in 9 mesi, ma poi ci sono voluti ben 10 anni per portarlo a termine e il risultato è questo. Dalle immagini del canale di Cuore di Schio abbiamo appunto visto la bellezza di alcune immagini fatte con una telecamera abbastanza, anzi molto particolare, e questo è il link appunto che vedete, che avete visto qua sotto, delle associazioni che hanno partecipato a questa creazione, e dicono che in questo plastico ci sono 3 stazioni, tra cui Vicenza, e questo è il tizio, signori, Luca Fabrello, che è un manager giornalista che ha fatto appunto questo servizio su questo canale, raccontando appunto di questo club che ovviamente ospita diciamo persone quasi tutte le settimane per poterlo andare a vedere. Fatemi sapere se ci siete già andati, se l'avete già visto, chi è stato il fortunato, e se avete magari qualche vostra altra immagine me la potete mandare sempre su Instagram. Nel frattempo mi sono imbattuto in altre ricerche e ho trovato addirittura un po' di immagini con una telecamera installata all'interno di un treno abbastanza buona di qualità. A quei tempi si sta parlando di circa 10 anni fa, ma ancora accettabile, e questa telecamera ha avuto l'onore di viaggiare all'interno del plastico di Schio. Quindi adesso andiamo a vedere alcune immagini di questo plastico. Vi dico alcune immagini perché il video è veramente lungo, di 38 minuti, lo potete trovare nel canale di Check Tito 87, che ringrazio per le immagini a 720, quindi grazie di cuore. A quei tempi era veramente qualcosa di eccezionale, stiamo parlando del 2012. Ora non so cosa possa essere cambiato in quel plastico dal 2012 ad oggi, credo niente, perché forse qualche miglioramento dei dettagli, come diceva appunto il giornalista nel video di prima, ma ragazzi guardate quanto è bello il tragitto, e andiamo subito a vedere. Ed è qui che partiamo. Io ovviamente ho fatto un po' di tagli perché in certi momenti apparivano un sacco di persone, appunto visitatori dell'associazione, del club, e ovviamente per privacy ho tagliato un sacco di immagini, ma vi ricordo che se volete vedere l'intero tracciato totalmente
senza tagli, lo trovate appunto nel canale che vi ho detto qua sotto, che ringraziamo, e si vede, ragazzi, guardate che roba, guardate che roba, guardate che roba, è veramente eccezionale, guardate le strutture e guardate la natura, la vegetazione è stata fatta in maniera impeccabile, palificazione perfetta, signori, veramente bella, il traffico dei treni è molto fluido e la costruzione di edifici in stile FS è autocostruita, ovviamente, è spettacolare, non trovo termini, secondo me è veramente un plastico da visitare per forza, perché ragazzi, cosa posso dirvi? Già sapete che ovviamente a questo plastico io devo votare assolutamente 10, e spero che questa primavera-estate possa riuscirci a fare un salto, a fare delle immagini, a fare delle riprese video con la mia telecamera. Guardate qua che roba, ragazzi, stiamo entrando nella stazione, è molto bella questa entrata, ragazzi, e questa è la stazione che è appunto una delle tante stazioni rappresentate in questo plastico di Vicenza, come vi dicevo prima, molto bello. Guardate gli scorci, soprattutto la vegetazione sulla sinistra è stata fatta in maniera strepitosa, ragazzi, che dire. In Italia, per quanto riguarda il dettaglio, ho sempre ritenuto che siamo tra i migliori al mondo, perché veramente facciamo delle cose straordinarie, e c'è da dire anche che abbiamo un ambiente da riprodurre in scala che è ovviamente invidiabile a tutto il mondo, senza ovviamente togliere nulla a Germania, Nord Italia e comunque anche altre parti del mondo, ma i nostri sono veramente belli, raga. Questa è un'altra stazione, non ho fatto in tempo a leggere, però anche qui c'è addirittura una parte sulla sinistra con il Luna Park funzionante, molto bello, e ci sono parecchi dettagli all'interno di questo plastico che ho notato poi guardandomi tutto il video, dove ci sono scenari veramente belli con molti personaggi, molte auto, ed è veramente pazzesco, è veramente un lavoro invidiabile. Da quello che ho capito si tratta di un plastico di 150 metri quadri totalmente utilizzati per appunto questa splendida creazione. Che dire, ragazzi, votate anche voi, fatemi sapere qua sotto se già conoscevate questo plastico. Io lo conoscevo, diciamo, di nomina, ma effettivamente non ci sono mai andato e ho sfruttato l'occasione, grazie ai vostri consigli, di farvelo vedere e ovviamente di reagire a questa cosa. Ragazzi, è veramente formidabile, ringraziamo tutti gli autori e tutti i canali che hanno dato la possibilità di creare questo video con le loro immagini. Vi ricordo i loro link dei canali qua sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi, mi raccomando, like, iscrizione e alla prossima, ciao!